Ma quanto si spende in 24 ore nell'aeroporto più grande della Cina? Boh, ora lo vediamo insieme. L'aeroporto internazionale Taxing di Pechino è stato inaugurato a settembre del 2019 e con una superficie di oltre 700.000 metri quadri, il terminal di questo aeroporto detiene il record di più grande al mondo in un'unica struttura. Da fuori potrebbe ricordare un'astronave a forma di stella marina gigante atterrata nel deserto. Varcata la soglia, invece, sembra di essere stati catapultati all'interno di un film di fantascienza ambientato nel futuro. E non so se lo sapevate, ma il mio primo video su YouTube è proprio questo aeroporto qui, che a quei tempi era molto nuovo, cioè era stato appena aperto, era quasi vuoto, però dai, adesso c'è molta più roba, molto più cibo, molta più gente, è considerato uno degli aeroporti più grandi del mondo, che fa gara con l'aeroporto di Istanbul. Allora si comincia, sono le 15:26 del 4 maggio, adesso vediamo insieme cosa mangeremo, cosa faremo, quanto spenderemo in queste prossime 24 ore fino alle 15:26 del 5 maggio, che domani ci avrei anche un volo verso le 6 di pomeriggio e sì, sono venuto un pochino in anticipo, forse un pochino troppo in anticipo. Guardate, dietro di me ci sono gli arrivi e come potete intuire non abbiamo fatto ancora il check-in e perciò la maggior parte di questo video è ambientato in questo aeroporto prima del check-in. Allora, questo aeroporto è composto da 5 piani, pieno di negozi e sono elencati molto bene perché qui è before security check, perciò prima del check-in. Qui c'è il cibo, ristoranti, caffetterie, qui troviamo i negozi e qui troviamo gli altri servizi tipo l'ATM. Poi qui sotto sono elencati tutti i locali, negozi che possiamo trovare dopo il check-in, però delle partenze domestiche, quelle internazionali non le hanno messe, perché io dovrei prendere un volo internazionale, ma qui non c'è scritto nulla, vedremo insieme domani, dai. E la cosa più importante di questo aeroporto è questo qui, raga. Promettono che tutti i prodotti hanno la stessa qualità e lo stesso prezzo della città. E ciò vuol dire che qui non spenderete di più rispetto agli stessi locali che trovate fuori dall'aeroporto. Finora in ogni aeroporto che sono stato costa il doppio, se non il triplo di più rispetto ai ristoranti che troviamo fuori dall'aeroporto. E invece qui a Taxing i prezzi sono gli stessi. E dato che noi ora siamo al primo piano, andiamo qui a mangiare. Shibumahua. Già a vedere il nome mi è venuta fame, sì, perché conosco questa catena. Non so se vi ricordate quel video del come sopravvivere con 5 euro a Pechino. Sono andato pure in questa catena qui, dove fanno il ramen. Intanto abbiamo visto un Family Mart e prendiamo qualcosa da bere qui. Guardate cosa abbiamo trovato, una Pepsi Zero al gusto lampone. Che roba è? Prima spesa 6 yuan, che è 80 centesimi di euro. Andiamo a mangiare, dai! E guardate, pure negli aeroporti vi fanno la pasta fresca appena fatta, guardate. Guardate che tecnica, questa si chiama in cinese ramen, che vuol dire spaghetti tirati. Vedete come tira i spaghetti. Li tira e diventano fini. Eccolo qua, messi nel brodo a cuocere. Adesso aspettiamo il nostro piatto. Intanto vediamo com'è sta Sprite al gusto lampone, mai bevuto in vita mia. Il sapore ricorda tantissimo a un ghiacciolo all'amarena sciolto, frizzante, con 0 zuccheri, con l'aspartame. Perciò sì, rimane quel retrogusto dolce in bocca. In totale per queste due cose abbiamo speso 41 yuan, che è circa 5 euro. E nel mentre il ramen si raffredda, mangiamo il rouchamu. Viene chiamato anche Chinese hamburger, però il suo nome vero è rouchamu, una specialità tipica del Xi'an. Buon appetito! Si sente il manzo tagliuzzato, il peperone, la cipolla, buonissimo. E per vedere se un ramen è originale o no, ci sono questi due elementi che non possono mai mancare, cioè la fetta di manzo e una rapa stracotta. Si scioglie in bocca, manco ho dovuto masticare. Manzo. Una fetta di prosciutto, di manzo. Perché questo piatto è halal. Tutto questo locale è halal, cioè è musulmano, perciò non esiste il maiale, ma si mangia o l'agnello o il manzo. Se ancora non avete mangiato il ramen e dovete già partire, non vi preoccupate che se state in questo aeroporto qui trovate il ramen strepitoso, seriamente. La stessa cosa vale per il rouchamu. Se non avete ancora mangiato, in aeroporto trovate tutto. E qui c'è pure uno Starbucks. Solitamente vado nello Starbucks per il posto, perché c'hanno i posti a sedere e si può anche lavorare. Ma quando mi serve solamente
bere un caffettino, vado in altre catene, non da Starbucks, che costa un botto. E al secondo piano, incredibile, troviamo la lavanderia. Qui potete mettere i vostri bagagli e girare liberamente, senza bagagli addosso. Lì c'è pure il Courier Espresso, così se devi spedire una cosa puoi spedire direttamente dall'aeroporto. E qui c'è un reparto con tantissime poltrone massaggianti. I prezzi sono qui, guardate, costa 30 minuti, 5 euro. E c'è anche la possibilità di dormire, tipo dormi 6 ore e costa 9 euro. Ma dormire nel vero senso della parola, perché non ti fa il massaggio. Magari posso optare su questo stanotte. Raga, guardate qua! Non ci credo, qui vendono pure i fiori freschi, cioè i mazzi di fiore in aeroporto, così anche se vi dimenticate il regalino a casa potete rimediare qui e vi presentate davanti alla vostra fidanzata, alla vostra moglie con una bellissima sorpresa, no? Guardate quanta roba c'hanno qui, cornetti, pane di ogni genere, seriamente qui non morite di fame, c'è tutto. Il caffè in Cina io solitamente lo prendo da Luckin Coffee. Ecco il nostro americano, abbiamo speso 14 yuan che è circa 1,70 euro. Mi sento rinato. Guardate questo McDonald's qui, in questo McDonald's ci ho dormito. Vi ricordate il primo video YouTube? Ho dormito in uno di questi posti qui. Che nostalgia. Guardiamo i prezzi del McDonald's come sono. Ma sono esagerati, costa più dell'Italia. Cioè i menù costano 7 euro. Ma che siamo matti? Il prezzo del McDonald's in questo aeroporto è più alto della media, non è il prezzo normale che troviamo nel McDonald's normale fuori in città. E in ogni angolo dell'aeroporto troviamo anche questi power bank a noleggio, non solamente in aeroporto, ma in tutta la Cina, in ogni angolo trovate queste cose. Guardate cos'è questo? Un distributore di accendini gratis. Però non funziona perché dice che l'hanno svuotato, dato che è a gratis. Qui i cinesi sono tremendi, ma penso in tutto il mondo, tutte le persone del mondo, quando vedono una cosa gratis vanno a ruba, come in questo caso qui. Tanto io non fumo, che me ne faccio dell'accendino? C'è pure un negozio dove poter giocare al lotto, vedete, qui vendono la lotteria, i grattavinci. E questo cos'è? Ah, questa è la mensa dei dipendenti, perciò i passeggeri non c'entrano niente. Qui c'hanno pure i telefoni pubblicità screen. C'è scritto che per le telefonate interne, della cena interna, c'hai 3 minuti gratis. Vogliamo provare una cosa? Chiamiamo a Nicola Giangi. No! Mi sto telefonando da solo. Funziona veramente. No, no. Non sprechiamo i minuti, dai, che i minuti sono sacri. Il tempo è denaro. Allora, sono le 5:22, perciò è l'orario di cena. E questa è una catena famosissima in tutta la Cina, dove fanno la cucina della minoranza etnica coreana. È strapieno di gente, perché qui i costi sono bassi e perciò la gente è più disposta a spendere. Mi dice sempre di aspettare, ho detto, sì, okay, non è che c'ho fretta. E qui c'è pure un buffet di kimchi e di riso in bianco, che potete prendere quante ne volete, e anche la zuppa. Che zuppa è? Ah. Non trovate le posate? Eccole qui. Stuzzicadenti a volontà. C'è anche la carta. Allora abbiamo preso questi due piatti e in totale spendiamo 56,8 yuan, che è circa 7 euro. Abbiamo preso un bibimbap e prima di tutto il bibimbap tocca mischiare. È un peccato mischiarlo perché il tuorlo d'uovo è bellissimo. C'è l'alga nori, c'è l'occhio di bue, un po' di carne, un po' di carota, un po' di spinaci, un po' di mais, dei funghi. Questo è il gochujang, che sarebbe la salsina tipica per questo piatto qui, che è piccante e dolce. Vediamo com'è sto kimchi gratuito. Sa molto di casareccio, ci starebbe un bel po' all'interno di sto riso, perciò scavate da sotto e schiacciate. E questo è il metodo giusto per mischiare questo piatto. Vedete, il colore è già diventato un po' rosso, si sta vergognando. E ora che sto bibimbap è diventato un timidone, buon appetito! Un'esplosione di gusto, cremosissimo, piccante, dolce.
poi c'è l'aspro del kimchi, la carne stratenerissima e c'è l'alga nori che dà quel profumino in più a questo riso. Vediamo com'è sta zuppa alle alghe gratis. Ha un sapore molto 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 leggero, sa di acqua con un pizzico di sale, c'ha il profumino di alga. E infine abbiamo questo piatto che si chiama Sanpeichi, che è un piatto tipico taiwanese e non della minoranza etnica coreana, non confondiamo le cose, non so perché ce l'hanno messo qui nel menù. È carne di pollo con ossa saltato con dell'aglio. Buonissimo. C'è la carne che è stratenerissima, si stacca subito dall'osso. È un po' dolce, si sente il sapore della salsa di soia, che sicuramente ci hanno messo anche lo zucchero perché è dolce. Vedete che c'è un botto di aglio qui sopra, però non si sente per nulla. Cioè, l'aglio non sa più di aglio, ma sembra un pezzo di patata che ha assorbito tutto il sapore del pollo, della salsa di soia dolce. Questo è perfetto con il riso in bianco. Ho fatto benissimo a prendere il riso in bianco. Poi guardate qui sopra al bagno, all'entrata, c'è questo schermo dove ti dice ci sono ancora 5 posti liberi, bagno delle donne 11 posti liberi, la temperatura del bagno, l'umidità, la puzza e l'inquinamento. E questo verde vuol dire che potete entrare tranquillamente, senza tapparvi il naso. Questo bagno è strapulitissimo. C'è pure il lavandino ad altezza di bambino, però qui c'è qualcuno che butta gli scarti del tè qui, io non so. Civiltà, raga, civiltà. C'è pure l'altezza del bambino per disabili. Qui c'è il bagno, il gabinetto. No, non mi scappa, era solo per farvi vedere. E sia in aeroporti che nelle stazioni del treno troviamo sempre vicino al bagno il distributore di acqua a gratis. Qui vicino, vedete, ci sono i coni, no? E questi coni sono dei bicchieri, bicchierino di carta. E vanno a ruba. Cioè qui tutti hanno sete. C'è sia temperatura fredda, temperatura ambiente e anche bollente. Se qualcuno vuole bere il tè o se no vuole farsi un bel ramen istantaneo, può usare questo qui bollente, però deve sbloccarlo perché se no qualcuno si potrebbe scottare. Guardate. Tocca sbloccare e acqua bollente. Dai un altro po' di acqua fredda che c'ho sete. E qui vicino c'è il bidone. Qui siamo all'entrata dell'aeroporto. Appena entri ci sono questi braccialettini. Volete un po' di amore? E prendete questo braccialettino che è vuoto. Come potete notare, in Cina i cinesi hanno bisogno di affetto. Il fast check, c'è qualcuno che è arrivato in ritardo, perciò c'è il volo che sta per partire, lui è di fretta. Prende questo braccialettino e se lo mette qui e sicuramente c'è qualcuno che lo aiuta a sbrigarsi più velocemente. Poi c'è questo che è il braccialettino del prima volta. Se è la prima volta che arrivi in aeroporto, non hai mai preso un volo da solo, metti questo braccialettino e vedono subito che sei un nabbo, perciò qui il personale ti aiuta subito. Io avevo bisogno di affetto, ma non c'è, è finito. Ora siamo al terzo piano, sono le 18:52, perciò è arrivato il momento della cena, della seconda cena. Mi porta a mangiare un po' di dim sum, dai. Lì dicono che fanno dei xiaomai buonissimi. Guardate, non vi ispira anche voi? Ni hao, che lei fa xiaomai ma? Sì, sì. Ecco i nostri xiaomai. Abbiamo speso 22 yuan, che sono circa 2,80 euro. Si mangia, finalmente. C'ho una gran fame. No, scherzo. Dicono che è buonissimo e poi dietro alle mie spalle c'è la cucina dove stanno preparando al momento questi xiaomai. Poi qui fanno anche il pause, ma questo qui è il loro piatto forte, perciò lo mangiamo. Mettiamo il peperoncino, un po' di aceto. Si mangia così qui al nord, E guardate come sono fatti. Sono diversi da quelli che mangiamo a sud verso Canton. Vedete, la pellicina è molto sottile, sembra un fiore, una rosa. Seconda cena. Oh, è stra buonissimo. Vedete, all'interno ci troviamo della carne macinata di maiale e dei gamberi interi. Quanti gamberi sono all'interno? Guardate. Favolosi. Però stasera basta cibo che sono strapieno. Sapete cos'è questa? È la linea per arrivare fino in centro di Pechino. In pratica questo aeroporto è nella stessa linea del Tempio del Cielo, del Tiananmen,
del Tiananmen, del Qingshan, della Torre del Tamburo, Torre della Campana, lo Stadio Nazionale. Raga, è tutto in una linea. E questa cosa è stata riconosciuta nel patrimonio dell'UNESCO. I cinesi si tengono tantissimo al Feng Shui. Già la città proibita è immensa, è strasimmetrica, è tutto perfetto, ma qui è ancora di più. Cioè abbiamo l'aeroporto che è in linea con tutti questi monumenti. È incredibile sta cosa. È incredibile come abbiano pensato di fare questa cosa, più che altro. Qui ai tempi gli ascensori bastava fare un gesto con la mano. C'era una macchinetta qui, non esiste più. Boh. No, non funziona. Non è più così tecnologico. Qui invece basta sfiorare, guardate. No, scherzo. Qui è touchscreen e basta. Oh, sono cambiate un po' di cose. Forse perché non funzionava bene. Per smaltire tutto abbiamo già fatto una passeggiatina, ma adesso mi sto annoiando. Le sedie sono un pochino troppo dure. Vediamo se c'è qualche capsula libera. Così faccio vedere l'interno e quanto costa. Oh! 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 Abbiamo trovato delle capsule con la faccia di un panda che urla. Una notte, ragazza, grazie. Un'ora costa 65, che è circa 8 euro. Poi dopo le 10 di sera sei obbligato a passare la notte, che costa 333 yuan. Abbiamo prenotato una notte, 41 euro, 40 euro. Adesso faccio vedere l'interno e tutti i servizi che c'ha. Però vedo che manca il bagno. Dai, scherzo, il bagno è pieno di bagni. Ecco, raga, la nostra capsula. Guardate che figata! Intanto, per prima cosa, dato che la porta è aperta, la chiudiamo. Adesso abbiamo la nostra privacy. C'è pure il wifi, c'è pure lo specchietto per vedere fuori. Qui abbiamo l'estintore, l'appendiabito, l'aria condizionata. Se volete togliere basta che fate così. Questo è il tavolino. C'è per lo specchietto, c'è la faccia più allungata. Oh, sto specchio mi dimagrisce di 20 kg, seriamente. Qui ci sono gli attacchi. Qui c'è un altro ventilatore che non funziona però. E se tipo capita un blackout e sta porta non funziona più, non si apre più, l'uscita di sicurezza è qui. Basta che fate PAM! C'è sto lettino che è pieghevole, guardate. No, vabbè, ho trovato uno yuan. Ah no, raga, ho trovato un centesimo di yuan. Lasciamolo qui. Cosa ci faccio con un centesimo? Qui si può regolare l'aria, Wind 1, Wind 2 e Wind 3, il più forte. Vedete, adesso è la luce normale, luce per leggere, diventa più scuro, Shifi mode e sleep. Come faccio a dormire con questa lucina? Si può chiudere? Ah, ok. Questo è il vero sleep. Qui c'è smart glass, cos'è? Oh! No, vabbè, ho capito. Avete presente questo finestrino qui? Ecco, se faccio così, diventa così. Guardate. Magia nera. Eccoci cambiati. Di solito non dormo così presto, ma ci proviamo. Cosa potrei fare qui? Ormai li conosco a memoria tutti i negozi. Ci vediamo domani mattina. Buonanotte. Notte. No, non ce la faccio proprio. Non riesco a dormire. Raga, è troppo presto. E poi mi è venuta fame. Andiamo a fare lo spuntino di mezzanotte. Stanno dormendo tutti. Andiamo a mangiare qualcosa, dai. Come si fa a chiudere? Vabbè, che alla fine qui in Cina, anche se metto la roba qui, non me la ruba nessuno, poi dopo lì c'è la reception che controlla tutto. Spuntino di mezzanotte. C'è questo piano che c'è da mangiare, però non sono aperti 24 ore su 24, si vede. Perché è buio pesto. È aperto! Eccoci, ci siamo seduti.
Mi sento un baghino. No, comunque sono venuto apposta per questo qui perché è la cosa più simbolo di questo ristorante. Però ho ordinato anche un po' di altra roba, poi farò vedere cosa. Guardate che bellissimo portafazzoletto. Guardate, qui nessuno ti dice nulla, c'è pure gente che sta riposando lì, sdraiato. Sicuramente dormirà pure qui. Cacchio, se lo sapevo prima che c'erano questi posti così confortevoli, non mi pagavo la capsula per una notte. Dormivo direttamente qui. Si sta anche meglio, lì è strettissimo, qui puoi fare tutto. Oh. Ecco il nostro spuntino di mezzanotte, abbiamo speso 75 yuan che sono circa 9 euro, cioè la perfezione. Abbiamo preso un bok choy, verdura, restiamo sul sano di notte, e una salsiccia condita con l'aglio, e per abbinare il tutto una bella birretta pechinese, oh. Yanjing, alla salute! Sa di verdura, stracroccante, succulenta, e c'ha quel sapore della salsa di soia. Passiamo alla swanchang, la salsiccia con l'aglio. Aglioso e salsiccioso, spuntino di mezzanotte perfetto. Oh, si è addormentato sul serio, non guarda più il cellulare, sta russando, non so se si sente. Fortuna che questo locale è aperto 24 ore su 24, se no andavo al convenience store a comprare un onigiri. E infine il Shinren Tofu Niuru Cha, ovvero tofu di mandorle con latte e tè. Che roba è, boh? E sopra c'è schiaffato un po' di fiore di osmanto d'oroso. È rinfrescante, leggero, un pizzico di dolce, molto lattoso, e sprigiona quel profumo di osmanto d'oroso. E sotto c'è una specie di budino, penso sia il budino fatto con le mandorle. Poi l'ho chiesto senza ghiaccio, perciò è freddo al punto giusto, non è freddissimo e ci sta un botto. Adesso andiamo a dormire sul serio. Vedete, lo zaino è ancora qui. Adesso si dorme bene. Da sazi si dorme sempre bene. Boh raga, che dire, questo aeroporto c'ha il mondo. È la prima volta che mi capita di dire che il McDonald's costa di più delle altre cose. Dai, dormiamo. Ci vediamo domani mattina. Buonanotte. Notte. Oh, buongiorno a tutti! Non so neanche se è giorno, notte, non si capisce più nulla. Spero di non perdere il volo. No, scherzo, è impossibile, perché il volo ce l'ho pomeriggio tardi. E nulla, adesso andiamo a fare colazione. Mi sono svegliato con una grandissima fame. Non so se capita anche a voi, ma tipo a me, la sera prima, se mangio un bel po' di roba, il giorno seguente c'ho ancora più fame. E invece viceversa, se la sera precedente dormo quasi a digiuno, no? Con la fame, di mattina mi sveglio sazio. Ciao capsula, è stato un piacere. Mi mancheranno queste capsule con la faccia di un panda. È tutta la notte che sto sognando di fare questa colazione qui. Perciò adesso con un bel caffettino ci sediamo, spero che ci abbiano i posti e mangiamo lì. Eccolo, è lì, è aperto. Guarda quanti tantissimi tipi di dolci c'hanno qui. Guarda questo! C'è veramente l'imbarazzo della scelta, guardate qui. Guardate quanti croissant. E qui all'interno è caldo, perciò tutte queste cose sono calde. Uno di questo. Andiamo anche un bel croissant. Ci basterà per colazione questo, sì, che veramente c'ho famissimo. Ed ecco a voi la nostra colazione. Abbiamo preso 3 cose da mangiare e un caffè americano. In totale abbiamo speso 67 yuan, che sono circa 8 euro. Va bene, dai, per essere un aeroporto. Che poi solitamente una persona normale prende una cosa da mangiare e una cosa da bere. Perciò con meno di 5 euro potete cavarvela con una bella colazione. Vediamo com'è sto americano.
Abbiamo preso 2 cose dolci e un salato. E questo è un pretzel con all'interno un wurstel. Buon appetito! È bello compatto, duro. Poi fuori è un pochetto croccante, è morbido, c'è la salsiccia che è un pochetto dolce, è una salsiccia in stile taiwanese. È arrivato il momento di questo croissant con crema di matcha e fagioli rossi azuchi. Il croissant non è croccante, si sente che non è stato appena fatto, ma la cremina, tutta la farcitura, stupendo. E un croissant del genere costa 16 yuan, che è circa 2 euro, più o meno come in un bar normale in Italia. E infine passiamo al zhang zhang pao, che in italiano significa pane sporco sporco. Ora vi faccio vedere il motivo. È impossibile non sporcarsi, cioè manco a farlo apposta. È una specie di saccottino misto croissant. All'interno c'è la crema di cioccolato qui. E poi fuori c'è questo strato solido che è cioccolato. E sopra c'è la polverina di cacao. Che mi sa che è colpa sua se ti sporchi tutta la faccia. E questo non è nulla, Io mi ricordo la prima volta che ho mangiato il zhang zhang pao mi ha sporcato tutta la faccia, mica solamente il naso e la bocca. Perché era molto più cacaoso, era strapieno di polvere di cacao. Questa qui è una versione più soft. Adesso sono sazio, sto bene, mi farei un altro pisolino, però non all'interno di una capsula. E poi ho il volo stasera, che cacchio faccio adesso? Cacchio, sono sporchissimo. Se girassi così mi guarderebbero tutti e io non saprei neanche il motivo. Adesso sono le 12:49 del 5 maggio, è l'ora di pranzo. Ah, qui c'è pure il Chuanqiude, che è una catena famosissima per l'anatra laccata alla pechinese. Ne ho mangiato fin troppa di anatra nella mia permanenza di Pechino, perciò mangiamo altro, dai. Qui c'è pure tipo una mostra che parla la storia di Pechino. Il cielo stellato per terra. Ah, ecco come li costruivano le casette qui nella dinastia Qing. Ora che avete imparato, potete costruirlo anche voi a casa, in stile dinastia Qing. Intanto che apriamo qualcosa da bere. Lo sacchetto blu merita, Questo Taro Milk è il mio preferito. È anche quello consigliato, Non mi aspettavo questo bicchierino di carta, perché solitamente sono così, tipo a mo' di capsula. Non li fanno più usare perché quella è plastica. Bisogna essere ecosostenibili. Alla salute! No, che c'è sotto c'è la purea di taro, non riesci a tirarlo su. Sotto c'è la purea di taro che è dolce e poi c'è il latte. È una bevanda molto semplice ma buona. E insieme al taro c'è appiccicato pure i biscotti di Oreo e poi può essere servito sia caldo che freddo. Freddo te lo danno con un botto di ghiaccio ed è molto rinfrescante, perfetto per l'estate. E per questo abbiamo speso 23,9 yuan, che è circa 3 euro. E a pranzo vi porto a casa della nonna. Sì, questo ristorante si chiama Grandma's Home, ovvero casa della nonna. Qui paghiamo in totale 126 yuan, che sono circa 15,70 euro. E benvenuti a casa della nonna. Vai po' già. Che precisiamo, è la casa della nonna materna, perché la nonna paterna si chiama Nai Nai, invece la nonna materna si chiama Waipo. E anche questa è una catena sparsa in tutta la Cina che fa cucina di Hangzhou, dalle parti del sud-est della Cina. Abbiamo preso un xiaolongbao e incominciamo da questo qui perché ci aveva una gran voglia. Quando l'ho visto nel menù ho fatto sì, questo qui lo prendiamo per forza. Però mi sa che è asciutto, boh. Dovrebbe avere il brodino dentro, E qui ci ha abbinato l'aceto. Buon appetito!
Cioè all'interno è buono, si sente la carne macinata di maiale col gambero che è un pochetto dolce, però non c'è il brodo, cioè non è autentico. Vabbè. Oh, questa è cucina di Hangzhou, non di Shanghai, perciò ci può anche stare. Ce lo mettiamo noi il brodino, guardate. Eccolo qua il brodino. È asprissimo. Qui troviamo il wawatai, che sarebbe il cavolo cinese in versione più piccolo. Qui sopra troviamo pure della salsiccia cinese. La verdura tocca sempre prenderla. Sono le fibre, se no con tutte le robe che mangiamo, carboidrati, carne, la verdura ci deve sempre essere. Si sente la salsa di soia, sapore semplice, pulito e anche gustoso. La verdura deve essere così. Vediamo com'è la salsiccia. C'è la verdura che ha preso il profumino di questa salsiccia, perciò odore di carne. E infine un hong shao rou, ovvero carne di maiale brasata. Va che aspetto, va che roba. Wow, è buonissimo. C'è la carne magra che è stramorbidissima, un pochetto dolce, poi fa contrasto col grasso e la pelle che si sciolgono in bocca, che rende questo pezzo di carne molto molto cremosa, e poi abbinato al riso, una roba spettacolare. Ma oltre al riso si può abbinare anche al pane cinese al vapore, guardate. Anche un po' di bambù e lo mangiamo come un hamburger. C'è il pane che è un pochetto dolce. Un'altra particolarità qui è che troviamo pure del pesce, cioè il bambù ci può anche stare, ma il pesce essiccato non so cosa c'entri. I hong shao rou che ho mangiato finora non hanno mai avuto pezzettini di pesce, ma erano solamente carne di maiale. Boh, è la prima volta che vedo il pesce all'interno di questo piatto. È un pesce molto secco e mia nonna mangia sempre questo pesce abbinato al riso, cioè le basta un pezzettino così di pesce essiccato e ti mangia 2 ciotole di riso. A me però non piace tanto, sono un tipo più da carne. E dato che siamo arrivati in anticipo di un giorno, non possiamo non essere i primi a fare la fila per il check-in. Eccoci qua. Sono in anticipo di 2 ore. Ma non so che cacchio fare. Mi sa che sono passate pure le 24 ore, ma non ci fermiamo qui come essere primi della fila per fare il check-in. Basta che non mi superi uno in business class, che sennò ho perso. Finalmente abbiamo fatto il check-in dopo una giornata d'attesa. Siamo arrivati, cioè, guardate che bello qui all'interno. E scese le scale mobili possiamo notare tutti i cartelli di tutti i locali che sono disponibili in quest'area internazionale. Il KFC, il McDonald's, un locale per noodles, un altro ristorante cinese, non lo so neanch'io, poi del ramen, ristorante di Hong Kong, altri noodles, Starbucks e un VIP lounge. Provo a vedere quanto costa la lounge, se ci sta entriamo nella lounge, perché le altre cose qui, come potete vedere, cioè, non mi ispirano. A voi ispira? Ho appena controllato e tranquilli raga, costa solamente 110 yuan, che è circa 13-14 euro. Eccoci entrati, abbastanza affollato, Eccoci. Abbiamo optato per la lounge alla fine. Qui abbiamo da bere, da mangiare, c'è il bagno e costa solamente 13-14 euro. E per questo c'è un mucchio di gente. Cioè costa anche meno dell'all you can eat che troviamo in Italia ed è veramente all you can eat, all you can drink, all you can sleep finché non ti parte il volo, perciò alla fine ci resti 2 orette scarse. C'è pure il reparto poltrone massaggianti. Vediamo quanto costa. Non costa nulla, mi ha dato 15 minuti gratis. Ci vediamo dopo. Prendiamo qualcosa da mangiare, che dopo il massaggino mi è venuta un po' di fame. Nel buffet c'è un botto di roba, abbiamo il riso in bianco, del porridge di miglio, qui sta pure la zuppa con alghe e uova, qui abbiamo pure l'insalata, sì dai prendiamo un po' di insalata che fa bene, c'è pure l'ananas, cosa c'entra? Prendiamo anche un po' di ananas. Sono tutte vitamine. Per l'insalata c'è la salsina apposita, poi c'è del pollo fritto, patatine fritte, poi prendiamo anche un po' di seitan, dei fagiolini saltati, il pak choi, questo non manca mai, il manzo brasato con le patate, pollo saltato, pesce sei tu, prendiamo anche un po' di mais. Qui abbiamo il reparto delle bevande, c'è l'acqua calda, il tè, succo alla mela, succo all'uva, succo all'arancia, latte
latte, i cereali, il ramen istantaneo, gli snack. Prendiamo anche i dolci già che ci siamo. Biscottino. No, dai, prendiamo uno piccolo che ho paura di saziarmi. Prendiamo questo qui che mi ispira. Scritto pane mochi. Prendiamo questo dolcino al gusto osmanto odoroso. Prendiamo anche un bel tramezzinetto per la macchinetta del caffè in capsule. Nespresso. E qui ci sono tutte le altre bevande, bibite, birra, eccetera. Questa è temperatura ambiente, c'è anche il frigorifero, Vedete, se le volete fredde, intanto ci beviamo una bella Perrier. Quest'acqua costa un botto qui in Cina, perciò prendetela finché potete. Dai, non posso resistere con tutti questi ramen istantanei, dai, prendiamo uno piccolo. Questa esperienza è davvero cinese, tocca farla. Guardate il mini tramezzino, che carino. È minuscolo. È un tramezzino di verdura. Non mi piace. Cioè sì, è molto sano. C'è il cetriolo, l'uovo sodo, il pomodoro e l'insalata. Nient'altro. Insalata. La salsina ci sta alla perfezione. È una salsina apposta per l'insalata che ha il sapore di sedamo. Se venite in Cina, compratela, che sull'insalata ci sta una favola. Tanto per cambiare il gusto, no? Non sempre il solito olio extravergine d'oliva, aceto e sale. Va bene che è sano, però dovete accontentare anche il vostro palato. Adesso perché è l'orario di cena, perciò trovate il buffet con pieno di roba. Fuori dall'orario dei pasti c'è meno roba. Frizzantino, Il ramen istantaneo. Abbiamo scelto al gusto piccante e questo è d'obbligo se siete qui in Cina. Anche vicino a me, c'è il signore che sta mangiando questo. È buono e facile da preparare. E per abbinare i dolci ci prendiamo un bel cappuccino. E oltre ai dolci che abbiamo preso prima, ho visto che hanno aggiunto pure questa focaccia ai fiori e perciò mangiamo per prima questa focaccia ai fiori. Appena sfornato si sgretola al morso e profuma un botto di fiori di rosa ed è un dolce tradizionale della pasticceria cinese dello Yunnan. Sembra di mangiare una rosa, veramente profumatissimo. Passiamo a un altro dolce sempre a base di fiore, stavolta lo smanto odoroso. È tipo un gnocco che sa di osmanto odoroso, leggermente dolce. La Cina è fissata con sto osmanto odoroso, lo schiaffano dappertutto. Sono curiosissimo di questo, pane mochi. Oh, ma che pane mochi! Questo è pane e basta, che poi non si stacca. Se quest'anno avessi avuto 80 anni, già dal primo morso mi avrebbe tirato via tutti i denti. Biscottino. Molto buono, si scioglie in bocca. E infine, pure questa fa parte della pasticceria cinese. Questo è tipo un biscottino al burro, molto spesso, secco, con un po' di uvetta. Qui c'hanno pure una cabina dove dormire. Ah, non si apre. Guardate che bella vista però. Cioè, questo aeroporto è veramente futuristico. Sembra di essere all'interno di una navicella spaziale. Qui c'è una zona piena di docce. Vediamo uno? No. Vediamo un altro? No, non funziona. Non si aprono. È su richiesta la doccia? Vabbè, faccio del bagno. Questo è il bagno dei maschi ed è un bagno ultra tecnologico, Pulito, non puzza, anzi è profumato. E da notare anche cosa c'hanno qui a disposizione vicino al lavandino: cotton fioc, kit per i denti, colluttorio e crema per mani. Oh! Pure gli stuzzicadenti col filo interdentale integrato. Prendiamo un po' di cremina per mani. Fatto due stuzzicadenti. No vabbè, me ne sono accorto adesso che sto per uscire. Qui c'è il reparto dei cocktails, però è nascosto. Guardate, oh, non si fa così. A quest'ora è quasi buio, Sono le 6:07 e fuori oggi non c'è un bellissimo tempo, è nuvoloso qui a Pechino. La particolarità di questo aeroporto è che sfruttano
l'illuminazione naturale, e quando arriva sera accenderanno le luci, però di giorno risparmiano sulla luce, risparmiano parecchio perché sto posto è gigante. Adesso ci incamminiamo nel nostro gate e vediamo cosa riusciamo a vedere di curioso. Vabbè, reparti dove potete ricaricare il vostro cellulare ci sono dappertutto, ormai ci sono in ogni aeroporto. Powerbank a noleggio, qui ci stanno i posti dove potete sdraiare. Qui troviamo le scatole mystery box con le sorprese all'interno. Non c'è la Bubu perché non è Pop Mart, la Bubu lo vende solamente Pop Mart. Questa è una cosa curiosa, una box del karaoke. Vedete, sono due ragazze che cantano ed è insonorizzato, sentite che non si sente nulla. Che figata, se vi annoiate potete entrare in queste box e cantate, però è a pagamento, non è gratuito. Ecco, guardate cosa abbiamo visto, a parte il cuore gigante, abbiamo un giardino e vai! E in queste 24 ore non sono mai stato fuori, sono sempre stato all'interno dell'aeroporto. Finalmente riusciamo a prendere un po' di aria fresca vera. No vabbè raga, ma fa fresco oggi. Un giardino proprio in stile vecchia Pechino, bellissimo. C'è pure un laghetto, quelli non so, mi sa che sono fiori di loto, se è stagione crescono e questo giardino diventa ancora più bello. E piove, raga, piove, sta piovendo. No, ci sono pure questi portici, stile giardino d'estate, è veramente meraviglioso, romantico, vedete ragazzi? Sembra letteralmente un giardino che si può trovare semplicemente in città. E qui ci sono pure delle stanze imperiali, oh! Che è? Ma stiamo scherzando? E a proposito di giardini all'aria aperta, fuori non si può fumare, qui all'interno all'aeroporto non esiste un'area per fumatori, perciò cari amici fumatori resistete, perché in questo aeroporto qui, nell'aeroporto di Tashi, non esiste l'area fumatori, almeno per quanto riguarda questa zona delle partenze internazionali e anche prima del check-in. Vabbè, prima del check-in alla fine potete fumare fuori. Niente, siamo arrivati, dobbiamo partire, perciò come avrete intuito è giunta a termine pure la puntata di oggi. Grazie di essere arrivati qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. E ci vediamo nel prossimo video. Vabbè, ciao! Sì, ma chi è che ha mangiato l'aglio? Non sono ancora arrivato a destinazione.